6 luglio 2012. Capelli lunghi, meglio di un'antenna radar per accedere al sesto senso? La storia biblica di Sansone, che perdeva i poteri dopo il taglio dei capelli, cela una verità nascosta: i capelli sono un'estensione sensoriale, che ci tramuta in un'antenna sensibile alle energie ambientali e non solo. I capelli sono un'estensione del sistema nervoso, ecco perché gli indiani li tengono lunghi. Questa informazione è stata tenuta nascosta dal tempo della guerra in Vietnam. La nostra cultura porta le persone a pensare che i capelli siano una questione di preferenza personale, che la pettinatura sia una questione di moda e o convenienza, e che il modo in cui le persone tengono i loro capelli sia semplicemente una questione di cosmetica. Tornando alla guerra del Vietnam, tuttavia, emerge un quadro completamente diverso, un quadro accuratamente celato e tenuto nascosto al grande pubblico. All'inizio degli anni 90 Sally, nome di fantasia per proteggere la privacy, era sposata con uno psicologo, che lavorava al VA Medical Hospital, e che lavorava con veterani di combattimento, che soffrivano di un disturbo da post-stress traumatico. La più parte di loro aveva servito in Vietnam. Sally mi ricorda benissimo di una sera in cui mio marito tornò a casa portando con sé un raccoglitore ufficiale molto consistente. Dentro c'erano centinaia di pagine di certi studi commissionati dal governo. Era scioccato dal suo contenuto. Quel che lesse in quei documenti cambiò radicalmente la sua vita. Da quel momento in poi mio marito, conservatore di mezza età, lasciò crescere i suoi capelli e barba senza più tagliarseli. Ma non è tutto il VA Medical Center glielo lasciò fare ed altri uomini molto conservatori del suo staff seguirono il suo esempio. Quando lessi i documenti capii perché. Sembra che durante la guerra del Vietnam delle forze speciali nel Dipartimento della Guerra avessero spedito degli esperti agenti segreti per setacciare le riserve degli indiani d'America, alla ricerca di talent scouts, giovani forti addestrati a muoversi furtivamente in un aspro terreno. Cercavano soprattutto uomini con abilità di inseguimento eccellenti, quasi sovrannaturali. Prima di essere avvicinati, di questi uomini selezionati con cura, si aveva documentazione attestante, che erano esperti in sopravvivenza ed inseguimento. Con le solite lusinghe, le frasi ammaglianti d'uso per arruolare nuove reclute, si stilava una lista di alcuni di questi indiani abili nell'inseguimento, dopodiché accadeva una cosa incredibile. Qualsiasi fosse il talento o l'abilità che essi possedevano nella riserva, improvvisamente queste sembravano scomparire misteriosamente, poiché recluta dopo recluta fallivano nel compito sul campo. Fallimenti nelle prestazioni e seri accidenti portarono il governo a stipulare un contratto per un costoso test di queste reclute e questo fu ciò che ne emerse. Quando alle reclute più vecchie fu chiesto perché avevano fallito nel compito atteso, queste risposero in modo consistente che dal momento in cui furono loro tagliati i capelli, come richiesto dall'esercito, non furono più in grado di sentire il nemico, né di accedere al loro sesto senso, né fare riferimento alla loro intuizione, né leggere i segni sottili o accedere ad informazioni extrasensoriali. Così l'istituto di ricerca reclutò altri indiani con quelle caratteristiche, ai quali non tagliarono i capelli, e che vennero poi testati in varie aree. Poi misero insieme due uomini, che avevano ricevuto lo stesso punteggio su tutti i test. Lasciarono i capelli lunghi ad uno dei due, mentre all'altro fecero un taglio militare e li risottoposero ai test. L'uomo con i capelli lunghi ripetutamente mantenne un alto punteggio mentre l'altro fallì i test in cui precedentemente aveva ricevuto un punteggio alto. Ecco un tipico test. La recluta sta dormendo nel bosco. Un nemico armato gli si sta avvicinando. L'uomo coi capelli lunghi viene risvegliato da un forte senso di pericolo, e se ne va molto prima che il nemico sia vicino, molto prima di sentire dei rumori provenienti dal nemico in arrivo. Lo stesso uomo con i capelli lunghi viene risottoposto al test, questa volta con i capelli tagliati, e fallisce i tests che precedentemente aveva passato. Quindi il documento raccomandò che tutti gli indiani inseguitori fossero esentati dal taglio militare. Il corpo dei mammiferi si è evoluto nei milioni di anni. Le capacità di sopravvivenza di animali ed umani, a volte sembrano quasi sovrannaturali. La scienza se ne esce sempre più con nuove scoperte sulle sorprendenti abilità di sopravvivenza dell'uomo e dell'animale.
Ogni parte del corpo deve eseguire un lavoro altamente sensibile per la sopravvivenza ed il benessere del corpo nel suo complesso. Il corpo ha una ragione per ogni parte di sé. I capelli sono un'estensione del sistema nervoso, e possono essere visti correttamente come nervi esteriorizzati, un tipo di sensori altamente evoluti, o antenne, che trasmettono vaste quantità di informazioni importanti perché vengano processate dal cervello, dal sistema limbico e dalla neocorteccia. Non solo i capelli e la barba negli uomini forniscono una informazione che raggiunge direttamente il cervello, ma i capelli emettono anche energia, l'energia elettromagnetica emessa dal cervello nel mondo circostante. Questo è stato visto nella foto Kirlian, quando una persona viene fotografata con i capelli lunghi e poi rifotografata con i capelli corti. Quando vengono tagliati i capelli, le trasmissioni e l'invio di informazioni dai verso l'ambiente viene grandemente ostacolato. Il risultato è che c'è un senso di intorpidimento. Il taglio dei capelli è un fattore che contribuisce alla non consapevolezza dello stress ambientale negli ecosistemi locali, ma anche un fattore che contribuisce alle insensibilità nelle relazioni di ogni tipo e alla frustrazione sessuale, pubblicato da Ludovica su Andromeda Bucket Blogspot.